tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia che io ho deciso di chiamare maglia Missy, e come avevo accennato in uno degli short stiamo iniziando a fare le creazioni che sono per l'autunno e per l'inverno, quindi stop alle creazioni estive, andiamo a fare le creazioni già per l'autunno e per l'inverno, e questa è adattissima appunto per queste stagioni, anche perché come filato sono andata a utilizzare il filato pregiato dell'Adria Fill che si chiama Merino Cotone, che è un misto lana e cotone. Io l'ho già utilizzato in un altro colore per fare una maglia molto più forata, che ho sfruttato moltissimo in primavera. Questa volta ho deciso di utilizzare il codice numero 48, che è questo color vinaccio, appunto per creare questa maglia che voglio sfruttare in autunno, così come me la vedete, con magari la sera addosso una giacca, ma in inverno posso tranquillamente mettere sotto un lupetto, motivo per cui l'ho decisa di fare a maniche a 3/4. Ora, per quanto riguarda il quantitativo, nel frattempo vi faccio vedere anche altri colori che trovate disponibili sempre sul mio sito Filati Elsa, e vi metto il link in descrizione. Vi dicevo, questi sono alcuni dei colori che ci sono e sono uno più bello dell'altro. È un filato morbido, è un filato che tiene caldo, infatti in questo momento io sto morendo di caldo, però ce la faccio, ho acceso con il pingu, quindi ce la faccio. Comunque vi dicevo, io ho utilizzato 5 gomitoli lavorando con l'uncinetto del numero 4. Per una taglia M vi occorrono 6 gomitoli, 7 per una taglia L, 8 per una taglia XL, ma mi raccomando, se volete fare le maniche lunghe aggiungete, per qualsiasi taglia voi siate, un gomitolo. Inoltre, siccome si tratta di un filato pregiato che è abbastanza costoso, se lo acquistate e andate nel carrello potete mettere come codice promozionale la parola Missy e avere così un 5% di sconto su questo filato. Ripeto, il codice promozionale Missy, che è lo stesso nome della creazione. Per quanto riguarda invece la lavorazione, adesso mi avvicino che ve la faccio rivedere. Io ho optato per fare la parte sopra forata con questo punto ad archetti e la parte sotto e le maniche invece con il punto chevron. Questo permette di fare tantissimi aumenti sia per quanto riguarda lo sprone sia per quanto riguarda il punto chiuso che inizia prima di mettere i marcapunti, in modo appunto di coprire di più la parte del seno e avere questo tutto coperto. Come vi dicevo, il punto chevron permette di fare tantissimi aumenti, quindi non vi preoccupate se dovete allargarlo sul seno, se dovete allargarlo sui fianchi, potete farlo, perché appunto si tratta del punto chevron. E come vi ho detto, io poi sono andata a optare per le maniche a 3/4, ma voi potete fare anche le maniche lunghe. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desideriate realizzarlo, e se è così mi raccomando, come sempre, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate scrivendo o Filati Elsa o faccio Elsa. Per quanto riguarda un'ultima cosa, vi ricordo che attualmente le spedizioni sono ferme per la pausa estiva, e qualsiasi acquisto voi facciate sul sito, i pacchi verranno poi spediti a partire dal 31 di agosto. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato pregiato dell'Adria Fill linea Merino Cotone, che ho misto appunto Merino Cotone. Il colore che uso io è il numero 48, che è questo fantastico bordeaux. Lavoreremo in top down con l'uncinetto del numero 4 e vi faccio già vedere però la creazione, perché io vi farò vedere un piccolo punto, un piccolo campione. Allora, come potete vedere, questo è il nostro scollo. Io ho montato 100 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 20 catenelle. Per una taglia M io vi consiglio di montare anche voi 100 catenelle, per una taglia LXL montatene 120. Non vi preoccupate, perché tanto poi sia con il punto a rete sia con il punto più chiuso che utilizzeremo già nello sprone potremo fare tanti aumenti, quindi non mettete troppe catenelle iniziali, anche perché come vi ho detto il multiplo è un multiplo di 20 catenelle. Quindi dicevo, montiamo 100 catenelle taglia S e M, 120 taglia LXL. Montando 100 catenelle, lavorando con un uncinetto numero 4, come larghezza scollo, quindi da qui a qui, io ho circa 26 centimetri. Ora, detto ciò, vi faccio vedere appunto come andare a realizzare lo sprone facendomi un piccolo campione. Allora, o vi alzate con una catenella o andiamo direttamente a fare una maglia bassa all'interno della prima catenella e poi realizziamo, scusate, io sto prendendo anche un po' la codina per nascondere il filo, 5 catenelle, 2, 3,
4 e 5, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare la maglia bassa. Devo fare questo per tutto il giro, quindi 5 catenelle, si saltano 3 catenelle di base e si va a fare la maglia bassa. Continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il secondo. Sto per terminare il primo giro, vado a fare 2 catenelle, prendo il filo, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una mezza maglia alta, e a questo punto inizio il secondo giro, entro nell'archetto appena realizzato e vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, entro nell'archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, entro nell'archetto successivo, maglia bassa. Devo andare a fare un totale di 5 archetti, quindi 1 2, vado a fare il mio terzo archetto facendo sempre 5 catenelle, entro nell'archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Ho realizzato così un totale di 5 archetti. Adesso devo andare a fare l'aumento, quindi faccio sempre 5 catenelle, ma entro nello stesso archetto e vado a fare una maglia bassa e si ricomincia, quindi di nuovo 5 catenelle e vado a fare il primo dei miei 5 archetti, quindi 1 2 3 4 e 5, ops, scusatemi, 1 2 3 4 e 5, archetto, maglia bassa, 1 2 3 4 e 5, archetto, maglia bassa, 1 2 3 4 5, archetto, maglia bassa, 1 2 3 4, devo andare a fare il mio ultimo archetto, 2 3 4 5, e adesso dopo aver fatto i miei 5 archetti vado a fare quello di aumento, quindi 5 catenelle, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa, e devo fare questo per tutto il giro, quindi 5 archetti, e dopo i 5 archetti vado a fare l'archetto di aumento, quindi rientro nello stesso archetto per fare la mia maglia bassa, e quindi poi di nuovo 5 archetti con 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, e vado a fare la maglia bassa, 1 2 3 4 e 5, archetto successivo, maglia bassa, quindi dopo aver fatto questo per tutto il giro, ripeto 5 archetti e poi si va a fare l'aumento, io qui devo chiudere il giro, 1 2 3 4, devo andare a fare il mio ultimo archetto numero 5, quindi entro nel primo archetto iniziale, vado a fare la maglia bassa e devo fare il mio aumento, quindi vado a fare 5 catenelle e vado dove ho la maglia bassa iniziale, e vedete qui mi trovo, quindi il mio ultimo archetto, e poi vado a chiudere con una maglia bassissima e passiamo a fare il terzo giro. Quindi mi raccomando, secondo giro mettetevi dei marcapunti, così magari li contate se vi fermate. Dovete fare sempre 5 archetti e poi l'aumento, e a questo punto andiamo a fare il terzo e ultimo giro con delle maglie bassissime. Mi porto all'interno dell'archetto di 5 catenelle e poi vado a fare maglia bassa, 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, e di nuovo 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa,
e continuo così per tutto il giro. 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Sto per terminare il mio terzo giro, vedete qui ho fatto la maglia bassa e qui la maglia bassa iniziale. Vado a fare 2 catenelle, entro dove ho la maglia bassa e vado a fare una mezza maglia alta e poi ricomincio col primo giro, quindi maglia bassa, 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Ricordatevi che gli aumenti vanno fatti nel secondo giro. Nel primo e nel terzo facciamo semplicemente degli archetti con la maglia bassa in ogni archetti, mentre nel secondo giro ogni 5 archetti facciamo l'aumento, andando a fare un archetto nello stesso archetto. Ora però, man mano che la lavorazione aumenta, quando andiamo a fare la divisione dei 5 archetti, per terminare il giro non ci troviamo sempre 5 archetti, ma o ce ne troviamo 3 o ce ne troviamo 4. Non vi preoccupate, fate i 3 archetti o i 4 archetti e poi chiudete il giro. Non vi preoccupate se non vi viene la lavorazione ogni 5 alla fine del giro, gli ultimi 5 archetti ve ne vengono di meno, ma andate a chiudere la lavorazione. Questo perché appunto non stiamo rispettando più il multiplo degli archetti come in questo primo motivo, ma andiamo sempre a fare l'aumento ogni 5. Una volta, adesso io continuerò a fare questi giri e vi dirò per quante volte le ho fatte. Non devono arrivare alla larghezza totale del nostro sprone, perché prima di mettere i marcapunti, e ve lo faccio vedere perché appunto come vi ho detto io qui ho già la lavorazione e ho già fatto vedere il resto. Vedete, le catenelle iniziali, gli archetti iniziali non sono tutto lo sprone, però io adesso vado a fare, vi dirò quanti e vi dirò anche il suggerimento taglia M, taglia L, taglia XL, e poi andremo a fare la lavorazione più chiusa, che è il punto chevron. Allora, sono arrivata a stopparmi con la lavorazione forata. Ho ripetuto i 3 giri per 4 volte, suggerisco taglia M di ripeterlo per 5 volte, taglia L pure voi dovreste fermarvi a 5 volte, dato che rispetto alla taglia M e la taglia S vi ho suggerito di mettere qualche catenella in più, appunto per poter avere una lavorazione più larga. E ripeto, l'importante è sempre fare quando fate il secondo giro con gli aumenti, ossia 5 archetti e l'aumento, non è un problema se verso la fine del giro ci troviamo con meno archetti per poter fare l'aumento. Assolutamente non è un problema, perché al momento non ci serve questo, perché tanto adesso cambiamo il punto e andiamo ad utilizzare un altro punto che ci servirà per allargare ulteriormente se c'è bisogno la lavorazione, ma anche e soprattutto poi per dividere la parte dietro, la parte avanti e le due di lato. Quindi ripeto, io ho ripetuto i 3 giri per 4 volte e adesso andiamo a lavorare la parte più chiusa, e io ho deciso di fare il punto chevron e vi faccio vedere la variante del punto chevron che ho deciso di utilizzare io, e andiamo a lavorare in questa maniera. Ho fatto una catenella, una maglia bassissima per trovarmi all'interno dell'archetto, e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta, altre 2 catenelle, entro dentro e vado a fare un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Rientro dentro e vado a fare una maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, rientro, maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta e si ricomincia da capo. Quindi entro dentro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, rientro, maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta e si ricomincia. Quindi rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, rientro, maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta e si ricomincia, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, rientro, maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta
e si ricomincia. Devo fare questo per tutto il giro, vi farò vedere come terminare questo che chiamo di nuovo il primo giro e poi come continuare appunto la lavorazione. Allora, sto terminando il giro, devo andare, ha fatto la maglia alta, le due catenelle, la maglia alta, entro dentro di nuovo l'ultimo archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassissima. Ora io non devo fare più aumenti, la larghezza del sprone va più che bene, quindi vi faccio un attimo vedere come riandare a fare questo giro e poi invece vi spiego per chi ha la taglia più grande, quindi deve fare degli aumenti, o anche alla mia stessa taglia ma ha più seno e quindi ha bisogno di fare gli aumenti, come andare a fare gli aumenti. Allora partiamo per chi non deve fare gli aumenti, quindi deve fare come me. Entro dentro l'archetto e di nuovo da fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro dentro maglia alta, vado dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nella, salto le 2 maglie alte chiuse insieme, vado nella maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme e ricomincio da capo, rientro nell'archetto e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, salto le 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia alta non chiusa, le chiudo insieme e ricomincio maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta non chiusa sopra la maglia alta, salto le 2 maglie alte e maglia alta non chiusa. Ora invece per chi deve fare gli aumenti vi faccio vedere cosa deve andare a fare nell'archetto di 2 catenelle, quindi ripeto, io adesso vi faccio vedere per chi deve fare gli aumenti. Vado nell'archetto e vado a realizzare 2 maglie alte, 1 2 catenelle, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2 e poi maglia alta sopra la prima maglia alta, non la chiudo, maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, salto le maglie alte, maglia alta non chiusa sopra la maglia alta e le chiudo insieme e ricomincio 2 maglie alte nell'archetto, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte non chiuse, 2 maglie alte, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta, salto le 2 catenelle, le 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare la maglia alta non chiusa e le chiudo insieme e ricomincio. Quindi per chi deve fare gli aumenti all'interno dell'archetto deve andare a fare 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Per chi come me non deve fare gli aumenti ne deve fare una sola. Naturalmente nel giro dopo che non fate più gli aumenti tornate a fare una maglia alta e 2 catenelle, una maglia alta nell'archetto, poi fate una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la seconda, saltate le maglie alte chiuse insieme, maglia alta non chiusa sopra la prima, le chiudete insieme, maglia alta sopra la maglia alta e nell'archetto tornate a fare una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Quindi queste sono per chi deve fare gli aumenti e poi nel giro successivo non farli più. Per quando bisogna fare gli aumenti nell'archetto vanno fatto 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quando non vanno fatti gli aumenti si fa maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. E poi naturalmente le 2 maglie alte chiuse insieme devono essere fatte saltando le 2 maglie alte insieme del giro precedente. Io come vi ho detto non devo fare gli aumenti, quindi continuo a fare questo giro fino ad arrivare a poter mettere i marcapunti e naturalmente vi dirò dopo quante volte ho ripetuto questo giro sono andata a mettere il mio marcapunti.
Comunque io ho ripetuto il giro per 2 volte, quindi ho un totale di 3 giri, e posso mettere i marcapunti. Per una taglia M io vi consiglio, visto che comunque avete fatto già 3 giri di archetti in più, secondo me rispetto a me dovete fare soltanto un giro in più, massimo 2. Taglia L secondo me 3-4 giri, sempre facendo appunto questo giro qui. Una volta fatto ciò andiamo a mettere i marcapunti. Per mettere i marcapunti io sono andata a contare gli archetti di 2 catenelle, ossia i nostri ventagli, le nostre punte, chiamiamole così, e io ne ho messe 10 per ogni manica, 15 avanti e 15 dietro. Ora, per chi ha fatto più catenelle, per chi ha fatto più aumenti rispetto a me, diciamo che taglia M secondo me per le maniche, se non avete fatto gli aumenti, se avete fatto gli aumenti, dovete mettere invece che 10 punte 12 punte ai lati e poi il resto avanti e dietro. Mi raccomando, se avete un numero dispari, il dispari va sempre messo sul davanti, perché sul davanti abbiamo il seno. Taglia L io vi suggerisco di andare a mettere almeno 14 punte, cioè 14 archetti di 2 catenelle per le maniche, e il resto dividilo per l'avanti e per il dietro. Questo è il suggerimento che vi do io. Naturalmente mettete sempre i marcapunti, io l'ho messo dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme avanti e dietro, e provate la maglia per vedere come vi va, se vi stringe oppure no. Se vi stringe sulle maniche mettete più punte, potete mettere anche un numero dispari, quindi invece che ne so di 12 ne potete mettere 13 di qua, 13 qua, e il restante appunto lo dividete tra il davanti e il dietro. Quindi questi sono i suggerimenti che vi do. Adesso andiamo a lavorare. Come vi ho detto, io sono andata a mettere i marcapunti dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, quindi in questo caso io inizio a fare il mio giro naturalmente, lavorando come ho sempre lavorando, fino ad arrivare al marcapunti. Quindi solitamente io inizio a lavorare già dal marcapunti, ma siccome io non ho la chiusura del giro lì, vado invece a lavorare normalmente. Quindi entro nel mio archetto i 2 catenelle, vado a fare le 3 catenelle per la maglia alta, le 2 catenelle, e rientro e vado a lavorare come ho sempre lavorato fino ad arrivare appunto al primo marcapunti, quindi in questo caso quello che ho dall'altra parte, e farvi vedere appunto come andare a unire le 2 parti, quindi la parte avanti con la parte dietro. Sono arrivata quindi al marcapunti. Come vedete qui ho il ventaglio, quindi vado dove ho la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Qui ho i marcapunti, quindi qui ho la maglia, la manica, levo il marcapunti così vi faccio vedere bene, quindi salto le 2 maglie alte chiuse insieme davanti, salto quelle dove ho messo il marcapunti e vado nella maglia alta del ventaglio del dietro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. E poi vado a lavorare manualmente, quindi entro nell'archetto, maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta non chiusa, salto le 2 maglie alte, maglia alta non chiusa, e torno a lavorare normalmente come ho sempre lavorato fino ad arrivare al secondo marcapunti, e anche in questo caso vedremo dal dietro come passare di nuovo al davanti. Sono arrivata al marcapunti, quindi di nuovo vado nell'archetto del ventaglio, vado a fare la mia maglia alta, le 2 catenelle e rientro un'altra maglia alta, e poi vado sopra la prima maglia alta prima del marcapunti dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta non chiusa. Tolgo il marcapunti, prendo il filo, qua ho le 2 maglie alte chiuse insieme, entro nella maglia alta del ventaglio e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, e vado a terminare il giro entrando sempre nella terza catenella e facendo una maglia bassissima, e poi torno a lavorare come ho sempre lavorato. Quindi entro dentro 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 di separazione, rientro maglia alta e poi maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, salto le 2 catenelle e le 2 maglie alte chiuse insieme
e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, quindi si torna a lavorare normalmente come abbiamo sempre lavorato. Io adesso vado a lavorare fino ad arrivare alla lunghezza della maglia desiderata. Se farò qualche aumento naturalmente vi dirò quando sono andata a fare l'aumento, quindi a che giro, non penso di doverlo fare, e se devo allargare penso che invece l'unica cosa che farò è passare dal lavare all'uncinetto col numero 4 al 4,5, perché secondo me non devo allargare tantissimo visto che comunque una maglia. E poi vi farò vedere per le maniche, perché ho intenzione di allungare anche le maniche per fare delle mezze delle maniche a 3/4, quindi vi farò vedere anche la lavorazione una volta da riprendere appunto intorno alle maniche. Allora, ho ripetuto il giro per un totale di 30 volte e come lunghezza per me va più che bene. Non ho dovuto fare aumenti né cambiare uncinetto, perché anche la larghezza mi va bene, non mi aderisce al corpo, è morbido, quindi non ho fatto il cambio di uncinetto e non ho fatto nemmeno aumenti. Però per chi è una taglia S ma ha i fianchi un po' più larghi della mia, oppure una taglia S tendente a M, magari gli ultimi 5 giri andateli a fare con l'uncinetto del numero 4,5. Detto ciò, adesso vediamo come andare a fare le maniche. Per lavorare la manica lavorerò sempre con l'uncinetto del 4,5, qui come vedete è dove ho l'agganciatura per lavorare il corpo della manica, questo è il mio scalfo, e proprio dove ho l'attaccatura, vedete qui ho le 2 maglie alte chiuse insieme e anche da quest'altro lato. Quindi io dove ho lavorato, qui vedete qui ho l'attaccatura, vado a fare eccomi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro e vado a fare un'altra maglia alta, prendo il filo, vado nella maglia qui prima delle 2 maglie alte chiuse insieme, faccio la maglia alta non chiusa, vado dove ho la maglia alta successiva dopo le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, e poi vado a lavorare come ho sempre lavorato. Entro nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare maglia alta 2 catenelle, rientro maglia alta non chiusa sopra la maglia alta, salto le 2 maglie alte chiuse insieme, maglia alta non chiusa sopra la successiva e chiudo insieme e ricomincio, e vado a fare questo per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare, come riniziare poi a lavorare sempre lo stesso giro. Mi raccomando, anche in questo caso, se avete bisogno di fare degli aumenti perché magari volete le maniche larghe sotto, scampanate, si dice così, in questo momento mi dimentico, potete fare gli aumenti che avete fatto per lo sprone, oppure se volete solo allargarla di poco, non tantissimo, andate a cambiare l'uncinetto lavorando con quello del 4,5 invece che con quello del 4. Sto per terminare il giro, ho fatto il ventaglio, vado a fare la maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, salto le 2 maglie alte chiuse insieme, vado dove ho la maglia alta dove tenevo appunto la lavorazione del davanti e del dietro, vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Ho terminato così il giro e adesso bisogna ricominciare, quindi entro dentro e vado a fare una maglia bassissima e poi o maglia bassa e 2 catenelle o direttamente 3 catenelle per fare la nostra prima maglia alta, come vi trovate meglio. Rientro, maglia alta e vado a lavorare come ho sempre lavorato. Maglia alta non chiusa sopra la maglia alta, salto le 2 maglie alte, maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva e le chiudo insieme. Altra cosa, se invece avete bisogno di stringere la lavorazione, invece del numero 4 andate a lavorare con il numero 3,5 dell'uncinetto. Io adesso continuo a lavorare, non so ancora se farò delle maniche lunghe o delle maniche a 3/4, devo ancora decidere, vi farò sapere, però nel frattempo naturalmente una volta terminata la manica vi dirò quante volte ho ripetuto il giro. Ho terminato la manica, ho deciso di farla a 3/4, quindi non l'ho fatta lunga, e ho ripetuto il giro per 13 volte. Quindi ripeto, ho deciso di fare una mezza manica, quindi non manica lunga, e l'ho ripetuto per 13 volte. Ed ecco qui anche la seconda manica è fatta. Io adesso non farò alcun tipo di bordino né sopra né sotto né alle maniche, perché sapete che non mi piacciono tantissimo i bordi. Comunque anche questa creazione è terminata.